Aperiti e aperice, aperito, aperilù, aperima, aperime, aperigi e c'è pure aperive. Ma per fortuna poi che arriva un altro aperisabato. Non è spuntino né pausa caffè, è un aperisabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buon aperisabato a te. Buon aperisabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina? ed Antonio. Silvina, sei di nuovo qui, sei tornata. Dove sei stata questa volta? In Spagna! In Spagna. Tanto per cambiare, dove? A Madrid. A Madrid. Allora, dovete sapere che Silvina collabora con un istituto che si occupa di bambini plus dotati. E tu in Spagna invece sei andata a visitare un centro che si chiama Talentum, Sì. che è specializzato per questi bambini plus dotati. È difficile capire se è veramente un bambino plus dotato? Non sempre. Se una maestra o un insegnante ha esperienza, ha l'occhio e lo può vedere, ma non sempre, perché quello lo deve valutare una psicologa. Perché io immagino sempre un bambino plus dotato a scuola, con i programmi che svolgono gli altri ragazzi, potrà sembrare ai più come un ragazzo svogliato che non segue le lezioni, Esatto. no? Perché crede che non sia all'altezza, no? Il programma che stanno svolgendo. E poi ha un riflesso anche sul comportamento di questi bambini? Sì, generalmente i maschietti hanno problemi di disciplina, allora ok. finiscono con la preside o con la psicologa e lì si fa un'evaluazione, si fa il test e si sa, ok, questo bambino è plus dotato, che facciamo con questo bambino? Salta una classe o se le fa una flessibilizzazione nel programma o cosa dopo si può valutare cosa succede. Invece le bimbe si comportano bene, fanno i compiti. Fanno come se nulla fosse. Esatto. E questo è un problema perché Fingono. non si sa, sì, addirittura dopo sbagliano apposta le verifiche per avere le note promedio, mediocre, normali, diciamo. Quindi tu sei stata, ripeto, in questo centro, Talentum, hai intervistato chi? Il fondatore. Il fondatore addirittura. E altre mamme, papà, ho una mamma che è venuta dal Panama. Vengono da tutto il mondo. Sì, molto, molto, molto internazionale. E allora guardiamo questa intervista. Guardiamo. Dai. Amiche e amici, oggi siamo con Manuel Salvado. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y vamos a hablar de las altas capacidades. En España, ¿cómo se definen las altas capacidades? ¿Hay alguna diferencia por provincia entre Madrid y Andalucía? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona? Pues en España una de las cuestiones que siempre se habla mucho es que no existe un criterio unificado para todo el territorio de España, sino que se legisla por cada comunidad autónoma. Entonces cada comunidad autónoma tiene su propio criterio de baremación para considerar cuando un niño o una niña es de altas capacidades intelectuales. Entonces nos encontramos muchas veces con esa cosa de que un niño puede ser, por ejemplo, en Andalucía de altas capacidades, pero luego se traslada a España, a Madrid, y por sus criterios pues no lo es. O sea que cuando le hacen la evaluación se guían por unos, digamos, puntos para que la gente nos entienda, unos valores, que es hasta 130, es un niño, digamos, muy inteligente y a partir de 130 lo consideran altas capacidades, ¿o cómo funciona aquí? Efectivamente, existe un protocolo legislado que es donde se tienen que fijar en esos percentiles para considerar, para dar esa evaluación, si es talento simple, si es talento complejo, si es sobredotación, y ya el CI, el cociente intelectual, ya no se fija únicamente en ese valor, como podía pasar a lo mejor hace más años. Ya eso ha cambiado y ya se fijan en todos esos percentiles y en función de los resultados que tenga, pues ya interpreta y evalúa. Muy bien, y ahora teniendo esta definición, por decirlo de alguna manera, de lo que son las altas capacidades, ¿cómo es que nace Talentum? ¿Por qué? ¿Dónde viste el hueco? Pues esa es un poco la pregunta del millón, que siempre me suelen hacer y que para mí es más difícil de responder porque no hay un momento o algo claro que diga, pues
proviene, ¿no? De esta idea surge sino un poco de una persona de mente inquieta, de que se me pasan muchas cosas por la cabeza, y una de las cosas que yo detectaba que siempre en el aula, pues siempre existen esas tres niveles, ¿no? Sí. Esos niños que le cuesta un poco, que están necesidades por debajo, el nivel normativo, y luego esos niños pues que tienen ese potencial, que tienen esa capacidad de aprendizaje superior. Y entonces para los que sí están por debajo, pues yo veía que en la escuela pues sí existía a lo mejor algún programa de refuerzo, los sacaban del aula, pero a los que estaban por arriba no se hacían nada con ello especial para que ellos desarrollaran esas habilidades. Entonces de eso se trataba, de ahí surge un poco de ese planteamiento, y digo, bueno, ¿y qué se puede trabajar con ellos para desarrollar todas esas habilidades? Entonces pues a través de esa teoría de las inteligencias múltiples es lo que surge, digamos, ese diseño de programa. ¿Y cuáles son las áreas que tocan en estos campamentos? Pues realmente toca todas las áreas, porque tenemos talleres de diferentes índoles, desde talleres más científicos, tecnológicos, Ciencia divertida, artísticos, claro, talleres desde ciencia, con experimentación, tecnología con realidad virtual, tenemos escape room, tenemos talleres de arte, se trabaja a través de olimpiadas matemáticas, intentamos... Y la estrella. Y la estrella. A ver, ¿nos podrías presentar quién es? Nuestro amigo especial Pepper, que siempre nos acompaña, que es un robot humanoide, el más avanzado que existe actualmente, y la verdad que estamos súper orgullosos porque nada más es que lo miras y ya te enamoras. Es muy simpático, ¿eh? Habla y todo. ¿Cuántos idiomas habla? Los que Pues quieran, uno. yo he leído hasta 21 idiomas. Uy. Hasta 21 idiomas y cuando nosotros la adquirimos, la frase que nos dijeron dice, ahora mismo es un bebé, pero le podéis enseñar todas las cosas que quieran porque lo aprende muy rápido. Wow. Y bueno, me imagino con todos los chicos que todos los días le estarán haciendo preguntas y cosas. Claro, esto es una forma de interactuar con ellos, de siempre sacarle a esta tecnología, estos avances, pues siempre la parte educativa, y eso, y que ellos pues estén un poco a la vanguardia de lo que es la parte de educación. De utilizar también la inteligencia artificial, por así decirlo, con un fin educativo y que les guste a los chicos. Buenísimo, muchísimas gracias por esta entrevista, muchos éxitos en el futuro, que siga siendo todo realmente tan bueno, tan motivador y tan genial, y gracias por acordarte de este grupo. Muchísimas gracias. Que está un poco olvidado. A ustedes, y siempre estaremos aquí, Talentum y todo el equipo, para seguir ayudando, seguir visibilizando al colectivo y desarrollar, como siempre decimos, estos potenciales tanto a nivel intelectual, social y emocional. Que ellos sean felices. Muchas gracias. Adiós. Adesso siamo con Carolina, una mamma di 2 bambine plus dotate. Fino a qua tutto normale. La domanda è, lei è di Panamá e siamo in Spagna. ¿Cómo es que se te ocurrió venir desde Panamá hasta España para hacer este encuentro veraniego? A mi hija más grande de 10 años la detectaron desde que tenía 4. Entonces, en Panamá los accesos a este tipo de programas son casi nulos. El manejo se da mucho en la escuela y uno como papá tiene que buscar otras formas de enriquecerle su aprendizaje. Cuando encontré este programa, ella tomó el curso online y le gustó mucho toda la metodología de aprender, de conversar y de investigar cosas. Y cuando vimos que había un campus presencial, dije, es la oportunidad para que ella vea niños como ella. Claro. Porque en Panamá hay muy baja detección de las altas capacidades y los pocos casos identificados tienen mucha diferencia de edad. Entonces ella no tiene un par o alguien con quien compararse y ver que se parece. Que no es un bichito raro, sino que es una persona normal que simplemente ve la vida y adquiere conocimientos diferentes. Entonces, traerla para acá fue un esfuerzo familiar, pero lo vimos muy importante para que ella viera que hay más personas como ella, que ella no es rara, que simplemente es diferente. Sí. Entonces, ese fue, digamos, nuestro objetivo. Y encontrarse con más o menos son 80 niños que todos tienen altas capacidades. Es realmente un triunfo, ¿no? Sí, y para ella desde el primer día, lo primero que le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y su emoción era, me entienden, piensan como yo, siento que les puedo hablar
como yo soy y no como mi grupo de edad espera que sea. Entonces para mí fue muy, muy valioso. Qué bien, muchísimas gracias Carolina. Gracias a ti. E adesso veniamo al nostro spazio social. Adesso parliamo di tecnologia Oh, e parliamo in particolare di Alexa. Tu hai Alexa? no, non ce l'ho a casa, non mi piace. Ma nemmeno io. Sai, con Alexa sono successe tante di quelle cose strane. Tempo fa, anche qui in Germania, è successo che una persona è andata in vacanza e al ritorno ha trovato la porta sfondata. Sì, perché nel frattempo, a quanto pare, Alexa si era resa indipendente e aveva acceso nel cuore della notte lo stereo, la musica, a un volume così alto che hanno dovuto chiamare la polizia, i vigili del fuoco e hanno sfondato la porta per bloccare questo manicomio che stava facendo Alexa. Bella sorpresa. No, però adesso parliamo di Alexa perché in concomitanza con la giornata mondiale della donna è stata una associazione, la ActionAid, che ha preso anche l'iniziativa. Quale? Alexa ogni giorno riceve anche degli insulti. Ecco, tante volte sono comprensibili perché non capisce e quindi oltre al sei stupida, non capisci niente, vabbè, questa è una cosa. Magari tante volte la gente ci va ancora più pesante. E proprio, ripeto, in occasione della giornata mondiale per la donna, hanno iniziato a programmare Alexa in maniera diversa. Adesso Alexa risponderà Si difende. a tono a tutte le offese. Se uno le fa un'offesa con un'imprecazione, un'ingiuria, delle parolacce, lei risponderà a tono e non più con preferirei non sentire queste cose. Questo non si dice. Questo non si dice, esatto. Prima si manteneva molto molto educata, molto sul vago. Adesso invece zac zac. Non lo so, si deve provare perché per me questa sarà una catena Questa sarà terribile. un'escalation, questa comporta Sì. un'escalation. Finiranno tante Alexa forse fuori dalla fine del Anche i bambini, non lo so, magari lo fanno apposta e vanno... In ogni caso non lo il so. problema della violenza verbale è un problema molto molto serio da non sottovalutare perché non c'è solamente la violenza fisica, purtroppo. Sì, la violenza psichologica. Esatto, e quella è molto molto più difficile da sopportare. Vabbè, vediamo un attimo, ripeto, quante Alexa riusciranno a resistere, sopravvivere. E ci sono tante persone che hanno problemi con questo tipo di apparecchi perché magari appartengono a una generazione diversa. Però ci sono persone anziane e persone anziane. Ci sono persone anziane, ad esempio, che ancora fanno delle marachellate come dei giovanotti. Pensa, è successo a Bondeno, in provincia di Ferrara. Nel cuore della notte, a luna di notte, i carabinieri sono stati allertati perché c'era un'auto che si aggirava nelle vie del centro in maniera un poco spericolata, diciamo. Quindi è partita la pattuglia e hanno fermato quest'auto. Al volante c'era Chi era? una donnina con una patente scaduta però da oltre 2 anni e con l'assicurazione anche dell'auto scaduta. Lui. Il fatto, sai qual era? Che questa nonnina hanno scoperto che aveva 103 anni. Una nonnina di 103 anni. Era andata a una festa con amici e quindi tornando a casa era un po' disorientata, non lo so, ha cominciato a dare gas. Alla fine l'hanno accompagnata a casa, quindi è andato tutto quanto liscio, non c'è stato più pericolo Sono per stati nessuno. gentili, Sono dai. stati molto, molto gentili, però di solito i nonni sa che cosa servono? Servono proprio per i punti della patente in Italia, no? Perché, Sì. esatto. Ma lei adesso è la diretta interessata, quindi non so a chi gli può scaricare questi punti. E adesso veniamo al nostro spazio musicale. Sì. Allora, la settimana scorsa hai visto, avevo fatto questa versione del mondo in maniera latina, abbiamo ricevuto tanti complimenti anche. A proposito, se volete anche mettere dei commenti sulla pagina YouTube, fatelo. Molti di voi ci scrivono ancora in maniera classica sulla email. Però cliccate sulla campanellina, abbonatevi al nostro canale e condividete questi video, queste puntate e magari commentate, esprimete la vostra. Oggi voglio fare qualcosa di napoletano, classico napoletano, però salsa. Maruzzella.
sente e chi mo canta a piessa e tramente s'affaccia luna per vedere e tutta sta marina a broci da resina se dice guarda là una femmina che fa Maruzzella, Maruzzella e mi senti in tuo occhio mare e mi senti che a me non dispiacere stuolo mi fa sbattere più forte l'onda quando c'è la scura prima mi dice sì poi dolce mi fai morire Maruzzella, Maruzzella prima mi dici sì poi dolce mi fai morire Maruzzella, Maruzzella Maruzzella, Maruzzella E adesso passiamo al nostro spazio Cinema! Oggi, sai di cosa parliamo? Vediamo che cosa parliamo. The Chosen. La Chosen. serie fenomeno su Gesù. L'hai vista? No, Bellissima. me ne hai parlato tanto, adesso mi è venuto veramente voglia di vedere. Sì, adesso che viene a Pasqua, no? Fra poco. Sì. È un dramma storico basato sulla vita di Gesù, ma non come quelli conosciuti. Tutta un'altra cosa, è un Gesù umano, vicino a noi, un Gesù empatico, amichevole, che balla, ride, Ok. davvero, ciocca, canta, ma anche autorità. Questo è difficile da combinare, riesce a trasmettere qualità, quelle qualità terrene di Dio, ma di Dio diventato uomo senza sminuire l'incarnazione. Sì. È fantastico. È stato un progetto ecumenico. Beh, secondo me, io le dico che è stato un progetto ecumenico perché è partito negli Stati Uniti. È cominciato come un progetto di crowdfunding, no? Il crowdfunding sappiamo che è uno strumento di raccolta di fondi per finanziare un progetto. In questo caso per finanziare questa serie. Questa serie, per la prima stagione, hanno raccolto $10 milioni, segnando il record mondiale dalla raccolta di fondi via web. Mai successo. Il successo di questa serie deriva anche dal fatto di aver reso completamente accessibili queste puntate al pubblico, perché le hanno messe in una pagina gratuita www.watchthechosen.tv. Facilissimo. E lì si possono vedere tutte le puntate. Ha raggiunto finora 200 milioni di spettatori, oltre 770 milioni di visualizzazioni dei singoli episodi e più di 12 milioni di follower sui social media. Una cosa incredibile. È diretta e co-scritta dal regista Dallas Jenkins e interpretata dal Gesù, sì. Questo è Jonathan Rumi, che è veramente una bellissima persona. Sai chi ha fatto l'accento di Gesù? Mi piace tantissimo. A me si può vedere questa serie è doppiata in tantissime lingue, ma io vi raccomando di vedere la serie in lingua originale. Si fa in inglese, ma è un inglese assolutamente vero, diciamo, perché l'accento degli arabi o degli ebrei, e lui, essendo americano, ha fatto un accento come se fosse da quelle parti. Gli è stato aiutato dagli altri attori che sono ebrei per fare l'accento.
c'è un lavoro incredibile. È un personaggio che mi piace tantissimo, è quello di Paras Patel che fa di Matteo. E Matteo è molto speciale. Sai qual è la qualità, la differenza di questo Matteo? No. Che è autistico. Autistico? Sì, sì. Ma sa benissimo con il suo ruolo di un uomo fissato con le matematica, strutturato, che sa cosa fare, che sa lavorare col denaro. Fantastico. Il personaggio di Maria Maddalena, un altro che Benissimo. davvero da sottolineare. Attualmente è arrivata la 4ª stagione che si può vedere anche nei cinema e sono previste in tutto 7 stagioni. Quindi assolutamente da cominciare a guardarlo. Sì, sì, sì. Sì? Quante stelle vogliamo dare? 5. 5 stelle per The Chosen. E a proposito di The Chosen e del crowdfunding, dobbiamo anche parlare di che cos'è il crowdfunding, no? È questa raccolta di fondi via web, però in maniera mirata, al contrario di tante altre iniziative che avvengono in televisione, sotto il periodo natalizio, come Teleton, queste cose così. E si può vedere direttamente quanti soldi stanno arrivando a questo progetto, e ne stiamo facendo anche uno per i ragazzi della musica Alton, no? Sì, per i nostri ragazzi d'Amburgo. Dovete sapere che questi ragazzi, di cui abbiamo parlato 3-4 Alcuni episodi puntate fa, sì, musica Alton, sono dei ragazzi straordinari. Io sono rimasto veramente incantato per la qualità del suono, per il niveau anche, no, che hanno raggiunto a quella giovane età. È difficile veramente. E questo gruppo è stato invitato ad un incontro internazionale di orchestre da tutta Europa a Cordova. Non in Argentina, in Spagna. E loro parteciperanno a questo incontro internazionale e stanno raccogliendo dei fondi, perché si tratta anche di ragazzi che vengono da famiglie non necessariamente abbienti. Ecco, il progetto, la qualità di questo progetto musicale è proprio quella. Perciò sarebbe fantastico se ognuno di voi, anche il vostro piccolo, no? Esatto. Eh, Non importa, potete- non sì. importa quanto grande sia questa offerta, potete lasciare un'offerta all'indirizzo che vi lasciamo in sovraimpressione a GoFundMe per i nostri piccoli artisti. Lasciamo che questo piccolo sogno cresca, no? e diventi una bella realtà. Guardiamo un paio di immagini e ascoltiamo un paio di note. Benissimo, siamo arrivati già alla fine di questa puntata, come sempre volano queste puntate, però per la prossima abbiamo una grandissima sorpresa. Sorpresa. Infatti, rimanete collegati e non esitate a scriverci, a darci un parere su quello che vedete ogni volta, a darci suggerimenti. Scrivete semplicemente alla nostra email redazione@aperisabato.com, altrimenti abbonatevi al nostro canale, cliccate sulla campanellina
e mettete un mi piace. A voi non costa niente, ma per noi è molto molto importante. Altrimenti noi siamo anche sui social. Quanti social siamo? Tutti i social, ecco che cadono giù. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Buona per il sabato a te.